Nicola ci chiede, Gesù, o meglio Joshua, era un Nazareno o un Nazireo? Chi erano quest'ultimi e qual era il loro obiettivo? Allora, bisogna fare una distinzione, appunto, cioè nel senso il nazireo è colui che compie un voto di nazireato, cioè quindi potremmo dire un consacrato a Dio, in questo caso un consacrato a Yahweh, ecco. C'è una persona che si autoimpone delle regole e quindi vive anche una vita di restrizioni, di divieti, eccetera, per mostrare quindi questa vicinanza completa, totale alla divinità. Ovviamente quando parlo di divinità, le precisazioni che abbiamo fatto prima, ecco. Quindi è una persona che so che si fa crescere i capelli e che vive anche una vita di impedimenti, eccetera. Quindi magari, ecco, Gesù può essere stato effettivamente un nazireo che potrebbe combaciare anche con un ebreo zadok, cioè nel senso un ebreo giusto, cioè un ebreo che segue in maniera pedissequa tutti i comandamenti, i precetti del suo El in questo caso. E quindi magari ecco un messia che si autoimpone delle regole, che si presenta come giusto, quindi come una persona che segue dei principi legati ovviamente agli ordini della sua divinità, del suo El, potrebbe combaciare con la figura di Gesù come Nazireo. Il Nazareno invece si potrebbe riferire al Gesù discendente, cioè che deriva, scusate, dalla città di Nazareth. Il punto è questo però, che Nazareth ai tempi di Gesù non esisteva o se esisteva non combacia con delle descrizioni che ci vengono fatte, per esempio, nel Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca ci descrive la patria d'origine di Gesù, cioè una piccola città sita su un alto monte con una sinagoga e questa sinagoga era vicina a un precipizio. Ciò non corrisponde all'attuale Nazareth, neanche alla parte più vecchia di Nazareth, che non ha né un alto monte né un precipizio e addirittura neanche una sinagoga, resti di una sinagoga non ce ne sono. Quindi il fatto che si sia utilizzato il Nazareno per identificare Gesù con Nazareth può avere tante motivazioni. La prima è che allontanare Gesù magari da centri forse più famosi, come Gamala, per esempio, che era l'origine magari di molti, ecco, di leader zeloti, e magari allontanare anche Gesù da questo nazireato e quindi definirlo appunto nazareno. Queste potrebbero essere magari delle possibili spiegazioni. Sì, tenendo presente che in genere anche con, a parte la descrizione che hai fatto appunto delle differenze tra Nazareth e Gamala che sono assolutamente precise, per cui certi passi dei Vangeli sono spiegabili se collocati a Gamala, non sono spiegabili se collocati, diciamo così, nell'attuale sito di Nazareth, ma con Nazareni si tendeva anche a identificare, diciamo, dei partigiani antiromani che venivano chiamati diversamente. Tra l'altro tra i suoi discepoli c'erano molti nomi che indicavano appunto la qualifica di combattenti, no? Come i Boanerges, cioè i figli del tuono, oppure Bariona, Pietro Bariona, che non significa figlio di Giona, ma indicava appunto, anche lì era un altro termine che indicava gli zeloti, e anche con Nazareni, cioè questi provenienti dal nord che erano indicati come appunto partigiani antiromani. E quindi c'è questa distinzione perché il Nazireo, come dicevi tu, era un personaggio, diciamo, votato ad una missione speciale, che tra l'altro poteva essere una missione speciale a vita o anche pro tempore. E tra gli impedimenti ai quali ti riferivi tu c'era per esempio anche quello di astenersi dalle bevande alcoliche, cioè avevano una serie di regole che erano un po' simili a quelle del grande sacerdote di Gerusalemme. Abbiamo una domanda intermedia di Matilda che ci chiede, quindi secondo voi Gesù è veramente esistito? Allora, secondo me sì, cioè nel senso che se uno dovesse chiedermi le prove, io direi di prove provate non ne abbiamo, abbiamo delle prove indiziarie. In molti, perché poi da un punto di vista ecco, accademico si parla molto del testimonium flaviano, no? Che sarebbe la prova principe dell'esistenza storica di Gesù. Il testimonium flaviano è praticamente un frammento presente nelle antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, storico ebreo romano,
dove avrebbe parlato appunto di questo Gesù. E gli accademici si dividono fra i cosiddetti storicisti e i miticisti, quindi coloro che negano perentoriamente la bontà di quel passo, e tra gli storicisti invece abbiamo coloro che affermano che quel passo è completamente genuino, oppure riconoscono le interpolazioni, cioè quindi i rimaneggiamenti, eccetera, ma il nucleo originario invece lo riconoscono. Io sono fra questi, cioè nel senso che definisce il testimonium come interpolato parzialmente, ma che presenta un nucleo originario, anche perché, per esempio, in un altro passo dell'antichità giudaica si parla di Giacomo, il fratello di Gesù, detto il Cristo, e quindi c'è un altro riferimento, ecco, a Gesù. Quindi sono fra quelli che pensa che sia esistito, ovviamente con le dovute cautele, ma in base agli studi fatti, sia per quanto riguarda i Vangeli, sia le fonti extra cristiane, extra bibliche, diciamo che sono tanti gli indizi e le possibili prove indiziarie che mi fanno propendere ovviamente per l'esistenza di questo personaggio ebreo, messianista, combattente, ovviamente distaccato completamente dal cosiddetto Gesù di carta, Gesù dei Vangeli, che invece ricalca invece perfettamente l'ideale cristiano, il Cristo dei Vangeli è completamente diverso secondo me dal possibile Gesù storico. Sì, io sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che mi inserisco nella schiera di coloro che ritengono che Gesù sia esistito. Tra l'altro il discorso del testimonium Flavianum si presta a delle interpretazioni filologiche addirittura al suo interno, per cui una parte potrebbe essere interpolata, ma ci sono delle parti che potrebbero far pensare che almeno appunto qualche affermazione possa corrispondere alla realtà. Giustamente tu hai detto che hai citato Giacomo, il fratello. Giuseppe Flavio parla di Giovanni Battista, ne parla come di persona insomma lodevole, condanna, insomma pare condannare la sua uccisione da parte di Erode, che lo avrebbe fatto uccidere non così come ci viene raccontato dalla tradizione, quindi non per colpa di Salomè, ma perché si rendeva pericoloso dal punto di vista della tranquillità sociale, nel senso che Erode temeva che se in molti si fossero messi al suo seguito ne sarebbe potuta scaturire una rivoluzione, e tutto questo lo mette perfettamente in linea, direi, con quella che poi sarebbe stata la figura di Gesù. Tra l'altro poi su questa figura di Gesù si è innestato il cristianesimo, e il cristianesimo può benissimo essere visto come una branca del giudaismo nella cui nascita, ma questo sarebbe un discorso molto lungo da fare a parte, nella cui nascita potrebbe addirittura aver avuto un grande peso proprio la figura di Giuseppe Flavio, in quanto appartenente forse alla prima delle 24 famiglie sacerdotali che operavano nel Tempio di Gerusalemme e che dopo l'arrivo dei Romani si sono spostate a Roma a vivere una vita agiatissima, ricchi di onori, di denaro, di esenzioni fiscali, e che avrebbero dato il via a questa nuova forma di pensiero parallelamente al mitraismo. Quindi Giuseppe Flavio, nel momento in cui cita Gesù, potrebbe effettivamente aver citato un personaggio storico. Il secondo gruppo di domande riguarda decisamente la parte finale della vita terrena di questo personaggio, come descritta, diciamo, dai Vangeli, e naturalmente ci chiedono anche le fonti storiche. Abbiamo Franco. Volevo chiedere una descrizione, se possibile dettagliata, dell'arresto del Nazareno, le persone presenti, il numero esatto dei romani, le frasi dette da lui, dai suoi seguaci, magari non messe nei Vangeli canonici. Avete altri scritti da suggerire a riguardo? Insomma, ci chiede di essere testimoni oculari di quell'evento quasi. Allora, diciamo così, secondo me, per quanto riguarda le vicende pasquali, che io ho trattato molto nel mio secondo libro, Il Cristo Legittimo, ma anche nell'ultimo che ho scritto prima del Cristianesimo,
per quanto riguarda ovviamente l'arresto di Gesù, perché poi sulle vicende pasquali, su un altro fronte invece in te semidee le abbiamo trattate. Il Vangelo di Luca e il Vangelo di Giovanni ci offrono molte informazioni interessanti per ragioni differenti. Perché il Vangelo di Luca ci informa che prima di raggiungere il Getsemani, quindi quello che è conosciuto come il Monte degli Ulivi o l'Orto degli Ulivi o quello che è, a un certo punto Gesù chiede ai suoi di armarsi, cioè quindi se non avete una spada vendete quello che avete e compratene una, e arrivano i suoi che dicono ecco maestro 2 spade, e Gesù dice basta. L'esegesi moderna, ovviamente di parte cristiana, afferma che quel basta sembra che sia voluto da Gesù nel dire no, non voglio in realtà queste spade. Ovviamente qui stiamo nella schizofrenia, no? Perché se Gesù chiede di comprare una spada e poi dice no, non le voglio, sembrerebbe alquanto strano. In realtà l'originale greco, quando Gesù dice basta, in realtà Gesù sta dicendo bastante è, letteralmente parlando, cioè ne basta una per ognuna, non ne bastano 2, quindi armatevi soltanto di una spada. Tant'è che quando arrivano poi dal Getsemani e quindi le guardie arrivano per arrestare Gesù, le spade escono effettivamente fuori e i discepoli chiedono a Gesù: dobbiamo usare le spade? E anche qui la contraddizione solita dei Vangeli, con Gesù che dice no, non utilizzatele, nonostante poi in realtà ci sia uno scontro armato. E questo è uno di quegli interventi redazionali che dicevo all'inizio anche di questa chiacchierata, e cioè che ci sono possibili nuclei storici in cui gli evangelisti hanno poi operato. Quindi dove vediamo queste evidenti contraddizioni, no? Un Gesù che prima arma i suoi, poi dice no, in realtà non usate le spade, e questa contraddizione sono quegli eventi redazionali dove appunto i redattori evangelici hanno operato per tentare di edulcorare, di addolcire magari una memoria storica molto viva al tempo. Giovanni invece procede per un'altra strada, cioè nel senso Giovanni invece, mentre Luca, Matteo e Marco eliminano qualsiasi responsabilità dei romani, Giovanni invece afferma che ad andare ad arrestare Gesù sia andata una speiran, cioè una coorte, e una coorte che era la 10ª parte di una legione romana, quindi dai 400 ai 600 uomini, ovviamente forse un numero esagerato, o forse no, chi lo sa, ma tant'è che una corte con un tribuno è andato ad arrestare Gesù. E quindi soltanto una persona poteva ordinare una roba del genere, cioè Ponzio Pilato, che al tempo, prefetto romano, era a Gerusalemme proprio perché nei giorni di Pasqua, che erano i giorni più di fermento, quindi molto difficili da gestire a livello pubblico, doveva essere lì presente per organizzare un pochino il tutto. E il fatto che comunque sia stato Ponzio Pilato a decidere l'arresto di Gesù fa sorridere quando poi lo stesso Pilato incontra Gesù e chiede: ma chi è costui che mi avete mandato? Addirittura in lui non vedo nessuna colpa. Quindi nel mio ultimo libro, Prima del Cristianesimo, addirittura ho fatto un parallelo di tutti e 4 i Vangeli, mostrando l'evoluzione o l'involuzione, a seconda dei casi, di Pilato. Quindi da persona che sembra essere totalmente ignara dei fatti, da persona che arriva quasi a essere l'avvocato difensore di Gesù, fino ad arrivare poi a quel dialogo nel Vangelo di Giovanni, no? nel pretorio, un dialogo che io poi ho dipinto come un dialogo socratico quasi, quindi filosofico, dove addirittura Pilato chiede a Gesù che cos'è la verità. Quindi quella verità che sembra ricalcare la verità filosofica di stampo socratico, però questa è un'altra questione che magari poi vedremo un'altra volta. Quindi sembra effettivamente essere uno scontro armato presente qui nel Getsemani. E non è certamente un unicum, vado a concludere, e in quanto Giuseppe Flavio nelle antichità giudaiche e nelle guerre giudaiche ci descrive un altro scontro avvenuto nel Getsemani dove un gruppo armato si stava preparando, il gruppo dell'Egiziano, e attraverso una soffiata, perché sembra indicare questo, no? Il testo di Giuseppe Flavio, quindi quasi come se ci fosse stato un tradimento, i romani arrivano nel Getsemani perché appunto l'egiziano con i suoi era pronto a sbaragliare le armate presenti a Gerusalemme e quindi a distruggere le mura di Gerusalemme. I romani in via preventiva vanno, arrestano e c'è questo scontro nel Getsemani. Quindi anche qui c'è un parallelo molto molto interessante del fatto che il Getsemani
non era certamente un luogo di preghiera, un luogo dove si trovavano le figlie dei fiori, ma era un luogo dove si preparava una battaglia comunque importante. Io non ho sostanzialmente niente da aggiungere, anch'io ritengo che quel luogo fosse un luogo nel quale si riunivano i rivoltosi, era conosciuto in quanto tale, e tra l'altro lì si inserisce, e così mi ricollego ma molto rapidamente all'argomento di prima, si inserisce il discorso del bacio di Giuda a riconoscimento di Gesù. Chissà perché c'era bisogno forse di questo riconoscimento, magari perché ovviamente non c'era internet, i soldati non lo riconoscevano, o forse perché magari c'era un gemello, chissà. Noi in DSM diamo comunque anche una possibile risposta. Diamo una possibile risposta, ma ovviamente non la diamo qui. Ovviamente. La lasciamo ai lettori curiosi di questo. Ok. La domanda di Paolo e Alessandra, che vorrebbero una delucidazione su Giuda il Galileo o Giuda di Gamala, come figura messianica, che forse tentò senza successo di rovesciare i governanti romani. Allora, Giuda il Galileo ovviamente non è Giuda Iscariota, quindi siamo su due personaggi completamente differenti. Giuda il Galileo è stato un capo zelota, addirittura Giuseppe Flavio nelle sue Antichità Giudaiche afferma che a causa di Giuda il Galileo e delle sue gesta, le generazioni successive a lui, quindi possiamo dire i giovani, che poi divennero poi gli adulti, ispirati dalla sua figura, portarono il paese alla rovina, quindi riferendosi alla prima guerra giudaica che portò alla disfatta degli ebrei sostanzialmente. Quindi Giuda il Galileo era originario di Gamala, quindi era conosciuto anche come Giuda di Gamala, che era un centro zelota, tant'è che suo padre, Ezechie di Gamala, era un archilestes, cioè era un capobanda, che era un altro dei tanti termini che identificavano appunto i capi zeloti, e Giuda il Galileo fu famoso sia per la presa di Seforis, alla morte di Erode il Grande, quando si riuscì a prendere tutte le armi in questo grande centro e quindi armare i suoi, e poi nel 6 d.C. quando Quirinio, no, fece il cosiddetto censimento, Giuda il Galileo tentò di incitare appunto i giudei a non assoggettarsi completamente ai romani, proprio perché la Giudea stava diventando una provincia romana a tutti gli effetti, sotto controllo diretto dei romani, quindi non più retta da un sovrano. Ecco, quindi noi non conosciamo la fine di Giuda, almeno Giuseppe Flavio non ce la dice. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che Giuda è finito, cioè che è morto, sebbene gli Atti degli Apostoli scambiano Teuda con Giuda il Galileo dal punto di vista cronologico, però ecco, gli Atti degli Apostoli ci forniscono la fine di Giuda. Piccola curiosità, è interessante come sia il movimento di Giuda il Galileo che il movimento di Teuda, quindi movimenti insurrezionalisti, quindi contro i romani, negli Atti degli Apostoli siano associati proprio al movimento di Gesù. Quindi questo è anche molto interessante. Tra l'altro l'altra associazione che è implicita è quella che appunto Giuda il Galileo, Giuda di Gamala, e pochi minuti fa tu hai spiegato come in effetti la descrizione evangelica del territorio della famosa Nazareth in realtà corrisponda e si attagli perfettamente invece alla location, per usare un termine moderno, di Gamala, con la sinagoga posta vicino a un dirupo, che è quel dirupo dal quale avrebbero minacciato di buttare giù Gesù, che poi lui riesce a liberarsi, cosa che nella Nazareth, che è in perfetta pianura, non sarebbe stato assolutamente possibile. Quindi c'è anche questa indiretta corrispondenza. Siamo alle ultime due domande. Abbiamo Paolo, Francisco e Leo che ci chiedono: a seguito della morte o presunta tale di Gesù sulla croce, coloro che lo avevano conosciuto in vita, apostoli, fratelli, cugini, proseguirono la predicazione del Maestro, e qual era dunque la concezione religiosa dei gesuani? Allora, diciamo che bisogna fare una distinzione, perché è una distinzione che sto facendo ormai da molto tempo, presa ovviamente dal professor Mauro Pesce, che è uno dei più importanti studiosi di storia del cristianesimo in Italia, che distingue i gesuani dai cristiani.
I gesuani appunto sono i diretti seguaci di Gesù, coloro che l'hanno effettivamente conosciuto. I cristiani invece sono quelli che sono venuti dopo, coloro che non lo hanno conosciuto e che, secondo ovviamente quello che scrivo io, in questo caso che non scrive il professor Mauro Pesce, i cristiani sono nati a seguito anche della predicazione di Paolo. Quindi Paolo ha dato il via a questa, diciamo così, nuova corrente totalmente distaccata dai gesuani. Tant'è che lo stesso Giustino, e qui mi ricollego ovviamente alla domanda, nel dialogo con l'Ebreo Trifone, quindi uno scritto della metà del secondo secolo, dove Giustino va a dialogare, anche a speculare un pochino con questo maestro ebreo, Giustino scrive chiarissimamente, anche nelle apologie, scrive chiarissimamente che ci sono dei credenti in Gesù, ma che credono in Gesù come Messia ebraico e come uomo, e dall'altra parte ci sono dei credenti di Gesù che credono in lui come divinità, quindi come un Dio. E Giustino dice solo questi ultimi devono essere definiti cristiani, non quegli altri. Quindi anche in Giustino, nella metà del secondo secolo, vi è questa differenza fra chi crede in Gesù come Messia ebraico, quindi i gesuani, e i cristiani. Sebbene comunque Giustino non parli di gesuani, però parla di seguaci di Gesù che non credono nella sua divinità. E solo i cristiani che credono in Gesù come Dio possono essere definiti tali. Quindi in cosa credevano sostanzialmente i gesuani? Credevano certamente nel loro maestro come un grande maestro, come un grande uomo. Tant'è che gli stessi Ebioniti affermavano che Gesù, Ebioniti ovviamente erano una setta giudeo-cristiana che forse era riferibile proprio a questo gesuanesimo, e che non credevano nella nascita virginale, per esempio, eccetera, eccetera, e affermavano che appunto Gesù era un semplice uomo, e credevano in Gesù come un grande uomo, ma a livello di culto si riferivano sempre a Yahweh o a chissà quale altro El era rimasto comunque a Gerusalemme, ecco. Sebbene, non dimentichiamoci questo, non vi fosse un monoteismo, ma una monolatria, cioè nel senso gli stessi ebrei credevano in tanti esseri divini, magari intermedi, quello che è, ma il culto a tributare era soltanto a uno. Stessa cosa era anche per i cristiani dei primi 3 secoli. Il culto da tributare era soltanto uno, ma così come Paolo dice tranquillamente nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, tante sono le divinità nel cielo e sulla terra come di fatto esistono, ma dobbiamo tributare il culto soltanto a uno solo. Quindi ecco, i gesuani rimanevano sempre nel solco ebraico, pur aspettando, magari ci torneremo dopo, il loro maestro che chissà comunque dove era andato, ecco. Sì, peraltro per quanto riguarda Giustino, ricordo che è lo stesso che nelle Apologie diceva ai Romani, Antonino Pio, l'imperatore, ma perché ve la prendete con noi quando il nostro, e in questo senso si intendeva il Gesù dei cristiani, è esattamente uguale ai vostri, e quindi faceva gli esempi, i parallelismi tra la figura di Gesù, le sue caratteristiche, le sue attitudini, con quelle delle cosiddette divinità cosiddette pagane. E per quanto riguarda la monolatria, ricordo anche lo stesso Celso, il quale accusava i cristiani, diceva dicono di credere in un Dio unico, ma in realtà possono essere colti facilmente in fallo, perché loro stesso dicono che di esseri così ne sono venuti parecchi anche a gruppi. Quindi in realtà, insomma, la materia è decisamente multiforme, non è così univoca come ci viene raccontata, cioè c'è il Dio dell'Antico Testamento che è il Dio Padre, che è il Dio unico, che ha mandato il suo figlio, che è il figlio unico, nel quale tutti credevano. Non era assolutamente così, cioè c'erano molte forme di credo, tant'è che il cristianesimo si distingue dal gesuanesimo, e il cristianesimo si è sviluppato là dove quel Gesù, rabbi, predicatore messianista, non era conosciuto, cioè non è stato visto, non è stato sentito parlare, e quindi hanno creduto alla predicazione che è arrivata in Occidente, ovviamente sappiamo da parte di chi. Siamo arrivati all'ultima domanda, siete stati davvero pazienti e davvero esaurienti, Francesco. Intanto grazie già da ora. Grazie a voi. Abbiamo Mattia che ci chiede, in riferimento al suo
imminente eventuale ritorno. Dove era andato Gesù dopo gli eventi pasquali? Ah, bella domanda questa. Allora, spero di essere veramente esauriente in pochi minuti perché la materia è sconfinata, perché noi in De Semidei dedichiamo circa 50 pagine agli eventi pasquali e post-pasquali, cioè quello che normalmente viene definito come resurrezione, no? Ma con Mauro abbiamo definito in maniera, secondo me, anche cautelativa, evento X. Cioè nel senso, non vogliamo dare una definizione perché nel momento in cui parliamo di resurrezione rientriamo, no, in quei canoni cristiani, spiritualisti, eccetera. Intanto polemizziamo, ovviamente con giusto garbo, eccetera, con tutti quegli autori che noi citiamo, ovviamente, nel testo, che affermano che degli eventi della resurrezione non bisogna parlarne perché sono eventi di fede e quindi lo storico deve tacere. Noi invece precisiamo che lo storico deve invece indagare su quegli eventi che hanno generato poi un'influenza storica successiva, perché quel famoso Maranatha, no? Quel grido esortativo che deriverebbe, secondo gli studiosi, proprio dai gesuani, cioè quel vieni Signore, fai presto, ha generato poi un'influenza storica e quindi è giusto indagare sulle origini di questa, diciamo così, di questo grido esortativo, ok? E quindi ovviamente fin dove è possibile indagare e poter ipotizzare. Quindi noi con Mauro parliamo di questo evento X, diamo ovviamente delle spiegazioni, cioè quindi diciamo esattamente cosa è successo sulla croce, ovviamente non spoileriamo nulla, quindi chi vuole indagare poi si leggerà il libro, però molte volte anche lo abbiamo detto con Mauro, cosa è successo anche durante l'evento della cosiddetta resurrezione che noi chiamiamo evento X, però poi abbiamo il famoso evento dell'ascensione, che giustamente Mauro più volte ha detto che è giusto chiamare assunzione, in quanto il passaggio dalla terra al cielo di Gesù avviene non per volontà di Gesù, ma avviene per una forza esterna, cioè Gesù è tirato su, in quanto tutti i verbi greci che descrivono proprio questo passaggio sono verbi al passivo, e il termine analambanò, in questo caso uno dei termini greci utilizzati, ha fra i tanti significati quello di take on board, cioè prendere a bordo, imbarcare. Quindi in questo caso Gesù è stato imbarcato. E dove è stato imbarcato Gesù? E quindi negli Atti degli Apostoli abbiamo la presenza di un qualcosa che noi chiamiamo, ecco, che si definisce nel testo come nube, e che nel nostro lavoro, ma per esempio anche in alcuni miei video, io ne cito soltanto due ovviamente sul mio canale, in quelli di Mauro ne trovate veramente a bizzeffe. Nel mio canale trovate sia la questione della nube, che ho discusso proprio sul gruppo Tutto Mauro Biglino, e qualche mese fa un altro video che si intitola Luce e fuoco nel Nuovo Testamento, a seguito proprio delle rivelazioni del Pentagono sugli UFO, ecco, statunitensi, eccetera, dove appunto descrivo che questa nube, che è una costante non solo nel Nuovo Testamento ma in tutte le storie antiche, fa degli effetti, diciamo, ha degli effetti specifici, quindi compie delle azioni specifiche, quasi proprio delle manovre, diciamo, sembra essere un vero e proprio oggetto volante in piena regola. E ovviamente con tutte le cautele del caso affermo questo. E quindi Gesù è stato preso da questa nube e portato via. Questo mio video, quindi questo video che si intitola Fuoco e Luce nel Nuovo Testamento, io poi faccio un ballo successivo che nel libro del Semidei non facciamo. Ovviamente sottolineo che è uno studio ancora acerbo, quindi io poi spero magari in futuro di poterne approfondire con Mauro, magari una riedizione del Semidei, ecco, quando capiterà, dove sembra essere descritto questo viaggio di Gesù verso il cielo. E in merito a questo, io cito, come sempre, Jean Agnelou e il suo libro La teologia del giudeo-cristianesimo, perché è veramente una fonte preziosa di informazioni, dove appunto il cardinale gesuita, lo storico, ecco, Jean Agnelou, descrive, citando l'Apocalisse di Pietro, le omelie pasquali di Ippolito, eccetera, questo passaggio di Gesù dalla terra al cielo e questo viaggio fino al cielo, attraverso questa nube, con l'associazione che viene fatta dagli autori antichi con il Salmo 24. Quindi
chi conosce bene Mauro, chi ha letto per esempio Le porte degli Elohim, sa che il Salmo 24 proprio parla di queste porte Leolam, no? Di queste porte verso un mondo sconosciuto. E in associazione al Salmo 24 questo viaggio di Gesù verso il cielo è descritto proprio come un viaggio che è diretto proprio verso queste porte celesti. E addirittura i guardiani di queste porte, scrive il Danielù, chiedono a chi sta portando Gesù verso il cielo: ma voi chi siete? Identificatevi. Ovviamente sto parafrasando, chi siete? Identificatevi, e chi sta, tra virgolette, guidando questa nube deve dire chi è, per farsi, quindi si deve identificare per farsi aprire queste porte celesti. Quindi 2 considerazioni prima ovviamente di lasciare la parola a Mauro. La prima è che è interessante vedere come questo grande disegno divino, no, di salvezza, dove Gesù doveva morire per poter poi risorgere, quindi riscattare le nostre colpe, sembra non essere in realtà conosciuto da questi guardiani dei cieli, i quali devono chiedere: ma chi state portando con voi prima che noi vi apriamo queste porte Leolam? E seconda considerazione, questo dialogo che avviene tra i guardiani e tra chi sta portando Gesù sembra essere, ovviamente con tutte le cautele del caso, un dialogo tra una torre di controllo e dei piloti che devono raggiungere un determinato posto. Non so, mi è venuta in mente questa cosa appena ho letto questa associazione anche con il Salmo 24. Preciso l'ultima cosa e poi lascio la parola. Questo Salmo 24, oltretutto, non ha nessuna associazione. Io ho questa vecchia Bibbia delle edizioni pauline, e quando viene spiegato nelle note, ecco, informative del Salmo 24, non si parla mai di viaggi celesti, ma si parla sempre degli architravi del Tempio di Gerusalemme. Quindi è interessante vedere invece come gli autori dell'Apocalisse di Pietro, o Ippolito o altri che cita Giona Nelù, invece associassero il Salmo 24 a questi viaggi celesti. Quindi magari avevano informazioni che noi forse oggi, ecco, non abbiamo. Beh, il Salmo 24 è anche il Salmo che Monsignor Balducci citava come esempio del fatto che la Bibbia conosceva gli abitanti dell'universo. Quindi è effettivamente un Salmo ricchissimo e interessantissimo, dove si parla appunto di 2 tipi di porte che dice alle quali viene dato l'ordine di alzare il loro architrave, perché attraverso queste porte deve passare Yahweh col suo Kavod, che si reca in questo Olam, che sappiamo significa non conosciuto e che normalmente viene tradotto con eternità, ma che in realtà, per esempio, anche leggendo il Talmud, in realtà identifica non tanto un tempo non conosciuto, ma un luogo non conosciuto, tant'è che anche nelle traduzioni moderne del Talmud che si stanno facendo in italiano, Olam o Olamim, plurale, viene tradotto con universo, universi. Quindi è un po' come se andasse in un universo non conosciuto, e quindi questo è decisamente interessante. Ma la considerazione interessante, qui la riprendo veramente dal nostro libro molto, molto rapidamente, è questa. Tu adesso hai detto come le vicende successive alla crocifissione di Gesù e alla sua cosiddetta resurrezione, che abbiamo spiegato potrebbe non essere stata una resurrezione, tu hai spiegato anche molto bene, con l'aiuto di una scienziata, quali erano i balsami che sono stati usati per trattare il suo corpo, e che erano balsami che non venivano utilizzati per trattare un cadavere, ma per trattare uno che in guerra avesse subito ferite molto gravi, e il corpo di Gesù si trovava sostanzialmente in quella situazione. Ma qui abbiamo citato come nella nuova enciclopedia cattolica, quella pubblicata in inglese a Detroit, si dice che in realtà, parlando della morte e della cosiddetta resurrezione, dice che l'ipotesi è di per sé storicamente indimostrabile. Dunque lo dice l'enciclopedia cattolica, perché solo il contesto, cioè la crocifissione di Gesù per motivi di sedizione, è oggetto di valutazione storica. I racconti della resurrezione non contengono quindi elementi che possano essere oggetto di una ricerca storica
in quanto si tratta di dichiarazioni teologiche. Dunque la cosa bella e assurda che un po' fa sorridere è che l'Enciclopedia Cattolica dice: beh, di questo non possiamo sapere nulla perché non può essere oggetto di ricerca storica, ma semplicemente o ci credete o non ci credete. È una dichiarazione teologica e come tale va presa. Invece uno storico, cioè uno studioso come te di patristica, di origini del cristianesimo, eccetera, dice no, attenzione, attenzione, ci sono degli elementi che potrebbero rimandare ad un qualcosa di concreto. È chiaro che questo qualcosa di concreto non può essere facilmente accettato, per esempio, dagli estensori della nuova Enciclopedia Cattolica, ma noi che ne siamo liberi da questi condizionamenti, possiamo far finta che questo qualcosa di concreto possa essere oggetto di indagine, possa essere oggetto di analisi, perché, come hai detto giustamente tu, ci sono degli studiosi che lo ricollegano, per esempio, ad un passo dell'Antico Testamento che ci rimanda ad un fenomeno sicuramente straordinario, sicuramente fuori dal normale, ma non impossibile. Non impossibile soprattutto per quello che ci insegna la fisica moderna. Quindi la ricerca, fra virgolette, storica o comunque la ricerca del fatto concreto è possibile anche là dove gli stessi estensori dell'Enciclopedia Cattolica dicono noi ci fermiamo. Ecco, invece noi non ci fermiamo. Perfetto. Grazie Francesco, grazie Mauro, questa è stata una puntata davvero intrigante, ci avete fatto fare un viaggio nella storia affascinante, dal quale nasceranno di certo tante altre domande, quindi che dire, ti aspettiamo nuovamente su questo canale. Ringraziamo quindi Francesco Esposito e Mauro Biglino, siamo sul canale Mauro Biglino Official Channel, se volete seguirci potete iscrivervi e naturalmente vi consigliamo di iscrivervi al canale di Francesco Esposito per seguire i suoi studi e questi video di cui ci ha parlato durante la nostra chiacchierata. Perché ne vale veramente la pena. Assolutamente. Perché è proprio un esperto. Seguiamolo insieme. Grazie mille. A presto allora. Ciao, ciao Francesco, grazie, ciao a tutti.